Quello che vedrete oggi non è semplicemente un nuovo volo sopra i Campi Flegrei, è un'immersione dall'alto in una caldera che continua a vivere, a deformarsi e a mostrarci, giorno dopo giorno, segnali che meritano attenzione. Siamo Solfatara News e anche oggi, 27 agosto 2026, siamo tornati sul territorio con i nostri droni per osservare direttamente le zone più alte della caldera, confrontare ciò che vediamo con i giorni precedenti e documentare attraverso immagini reali l'evoluzione di questo territorio. Prima però di entrare nel monitoraggio vero e proprio, vogliamo fermarci su quello che sta accadendo a Pozzuoli, perché mentre noi continuiamo a osservare il vulcano dall'alto, a poche centinaia di metri da queste zone, migliaia di persone stanno ancora vivendo una situazione tutt'altro che normale. In questi giorni la città è tornata a manifestare. Cittadini sfollati e commercianti stanno chiedendo con forza il riconoscimento dello stato di emergenza e soprattutto interventi concreti per la sicurezza degli edifici e per la ricostruzione. Ieri, 26 agosto, un centinaio di persone sono scese in strada a Pozzuoli, chiedendo risposte alle istituzioni, interventi strutturali e risorse certe. Vogliamo anche far notare che le persone che protestano sono sempre di meno, a differenza di ciò che raccontano i giornali locali, ma non perché hanno risolto i problemi, bensì perché la popolazione è stanca di protestare a vuoto, di fronte a delle istituzioni locali lente e, a nostro avviso, incoscienti di ciò che potrebbe accadere con un ulteriore terremoto di forte intensità. E il dato che più di ogni altra cosa dovrebbe far riflettere è quello delle persone ancora fuori dalle proprie abitazioni. Gli ultimi aggiornamenti parlano di circa 3.900 sfollati, quasi 1.600 famiglie costrette a trovare una sistemazione alternativa dopo la crisi sismica iniziata con la forte scossa del 31 luglio. Sono numeri che non possono essere considerati semplicemente statistiche. Dietro ogni numero c'è una famiglia, una casa lasciata improvvisamente, persone anziane, bambini, lavoratori e commercianti che stanno cercando di continuare la propria vita in condizioni completamente diverse da quelle di poche settimane fa. E oggi siamo ormai a quasi un mese da quella scossa di magnitudo 4,7 del 31 luglio, registrata alle 19:46 nell'area flegrea, a circa 3 chilometri di profondità. Un terremoto che ha provocato danni, verifiche di stabilità e una nuova emergenza abitativa sul territorio puteolano. È importante però fare una precisazione. Parlare dei Campi Flegrei significa parlare di un sistema vulcanico complesso, nel quale nessuno può stabilire oggi quando avverrà un terremoto più forte o se e quando potrà verificarsi un'evoluzione diversa della crisi. Quello che invece sappiamo è che, finché prosegue la fase di sollevamento del suolo e rimane attiva la sismicità associata al bradisismo, la possibilità di ulteriori terremoti rimane parte integrante dello scenario che deve essere continuamente monitorato. Ed è proprio per questo che, secondo noi, la prevenzione non può iniziare dopo un'emergenza. Deve iniziare prima. Le istituzioni stanno mettendo in campo interventi e risorse. La Regione Campania ha stanziato fondi per l'assistenza alla popolazione e sono proseguite le verifiche sugli edifici, mentre la macchina della protezione civile continua a operare sul territorio. Ma la domanda che oggi arriva direttamente dalla popolazione è molto semplice. Quanto tempo servirà ancora per trasformare l'emergenza in interventi strutturali realmente visibili? Perché una cosa è certa, non basta aspettare la prossima scossa per capire quanto sia importante mettere in sicurezza il patrimonio edilizio dei Campi Flegrei. E proprio mentre a Pozzuoli si discute, si protesta e si chiedono risposte, noi continuiamo a fare quello che facciamo ogni giorno: osservare. E allora partiamo con il monitoraggio di oggi. La nostra prima tappa è, come sempre, la fumarola Pisciarelli. Oggi la situazione che abbiamo osservato ci mostra una fumarola caratterizzata da una pressione che possiamo definire media, con getti di vapore vulcanico chiaramente visibili, ma che, almeno durante il nostro passaggio, non raggiungono i livelli di pressione più elevati che abbiamo documentato in altre occasioni. Pisciarelli rappresenta uno dei punti più importanti dell'intero sistema flegreo, proprio per le sue caratteristiche. È una delle aree maggiormente studiate dalla comunità scientifica, perché consente di osservare direttamente alcuni dei processi idrotermali che interessano il sottosuolo. È come se avessimo una piccola finestra aperta su ciò che accade più in profondità. Naturalmente,
Una fumarola osservata semplicemente con un drone non può dirci da sola quale sarà l'evoluzione del vulcano, ma il suo comportamento, insieme agli altri parametri monitorati dagli enti scientifici, contribuisce a costruire il quadro complessivo della situazione. Da Pisciarelli ci siamo quindi spostati verso il cratere Solfatara e qui abbiamo raggiunto immediatamente una delle aree più significative del nostro monitoraggio, la fumarola Bocca Grande. Rispetto a Pisciarelli, oggi Bocca Grande ci ha mostrato una situazione differente. Durante il nostro sorvolo abbiamo osservato una pressione in aumento rispetto alle nostre osservazioni dei giorni precedenti, accompagnata da colonne di vapore vulcanico particolarmente evidenti, ben visibili anche a distanza. Un'immagine che, soprattutto vista dall'alto, permette di comprendere immediatamente quanto sia ancora attivo il sistema fumarolico all'interno del cratere. Ma non è soltanto Bocca Grande ad attirare la nostra attenzione. Durante il volo abbiamo infatti osservato anche diverse fumarole minori, distribuite sia nella parte più bassa del cratere, sia nelle zone più elevate, alcune delle quali risultano chiaramente attive. Abbiamo inoltre sorvolato le cosiddette pozze di fango presenti all'interno della Solfatara e anche oggi la maggior parte di queste aree appare quasi completamente asciutta. Sono tutti elementi che noi continueremo a documentare nel tempo, perché il vero valore di questo monitoraggio non è osservare una singola giornata, ma poter confrontare le immagini di oggi con quelle di domani, della prossima settimana e dei prossimi mesi. È il confronto nel tempo che permette di individuare eventuali cambiamenti. Il suolo dei Campi Flegrei continua a essere monitorato per le sue deformazioni e la sismicità continua ad accompagnare questa fase della crisi. Questo significa che dobbiamo aspettarci necessariamente un evento più forte? Sì, ma nessuno può dire quando e di quale intensità. Significa quindi che dobbiamo essere preparati. Perché in un'area densamente abitata come Pozzuoli, Quarto, Bacoli e gli altri comuni flegrei, anche un terremoto che non rappresenti un'evoluzione dell'attività vulcanica può avere conseguenze importanti se interessa edifici vulnerabili. Ed è proprio questo il punto sul quale, secondo noi, dovrebbe concentrarsi l'attenzione di tutti. Non aspettare il prossimo terremoto per intervenire sugli edifici. Non aspettare che una nuova scossa ci ricordi che migliaia di persone sono ancora fuori casa. Non aspettare che l'emergenza diventi ancora più grande per decidere quali interventi devono essere fatti. La popolazione dei Campi Flegrei ha bisogno di informazioni, monitoraggio, prevenzione e soprattutto di risposte concrete. Noi nel nostro piccolo continueremo a fare la nostra parte documentando il territorio con i nostri droni, perché i Campi Flegrei non sono soltanto un vulcano da osservare. Sono una terra abitata. Sono case, famiglie, attività commerciali e persone che hanno il diritto di sapere cosa sta accadendo e soprattutto di sentirsi protette attraverso una vera cultura della prevenzione. Questo era il monitoraggio di Solfatara News di oggi, 27 agosto 2026. Ringraziamo ancora una volta tutti voi che ci seguite quotidianamente, tutti coloro che osservano le nostre webcam in diretta 24 ore su 24, chi consulta il nostro sismografo indipendente e soprattutto chi ogni giorno sceglie di informarsi attraverso immagini reali direttamente dal territorio. Continuate a seguirci perché noi saremo ancora qui, anche domani, con i nostri droni pronti a tornare sopra la caldera per vedere cosa sarà cambiato. Un grande abbraccio da tutta la squadra di Solfatara News e, come sempre, occhi aperti sui Campi Flegrei. Noi continuiamo a monitorare, voi continuate a seguirci. A domani.